Gökberk Demirci ha fatto un passo indietro per amore, o si è innamorato nel momento meno opportuno? La sua carriera ha rallentato per colpa dei sentimenti, o è stato solo un cortocircuito di timing? Una vera svolta per Gökberk Demirci, un turbine privato che esplode proprio quando tutto sembrava andare nella direzione giusta. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia! Prima di addentrarci nella storia, se vi piacciono questi retroscena, iscrivetevi e sostenete il canale. Siete voi a tenere acceso questo dietro le quinte. Immaginate un attore che non desidera essere ricordato solo per l'aspetto, ma per la determinazione e la profondità. Un professionista che vorrebbe che il pubblico parlasse dei suoi progetti prima ancora dei suoi amori. Oggi ripercorriamo Sandokan, il progetto più potente nella carriera recente di Gökberk Demirci, il successo che lo ha rilanciato fuori dai confini, e la storia d'amore controversa con Özge Yağız che è deflagrata subito dopo, attirando l'attenzione più della sua prova attoriale. E torneremo alla domanda che brucia sulle labbra di tutti: Gökberk si è fermato per amore o ha amato nel momento sbagliato? Con Sandokan, Gökberk ha ottenuto un'accoglienza internazionale che ha sorpreso perfino chi lo seguiva da anni. Critici severi, di solito avari di complimenti, hanno riconosciuto un controllo dei toni e una presenza scenica imprevedibile. I fan hanno sussurrato: ecco la prova da attore vero. In quell'interpretazione, dietro lo sguardo d'acciaio convivevano fragilità e comando, carisma e solitudine, un equilibrio che ha creato un legame viscerale con chi guardava. Sandokan, per Gökberk, è stato la frase pronunciata a voce alta: non sono solo un bel volto. La domanda che rimbalzava ovunque era una sola: dove può arrivare adesso? Ma a quel punto la vita privata si è alzata come onda e ha cambiato la rotta delle conversazioni. L'amore con Özge Yağız, sbocciato in un clima di sospetti e sussurri, definito da alcuni come proibito e da altri come affrettato, ha deviato i riflettori. La relazione è diventata un caso, più del progetto che l'aveva preceduta. È stato un punto di svolta o solo una parentesi rumorosa? Dietro le quinte di Sandokan, le voci raccontano di un set in cui Gökberk restava concentrato fino all'ultimo ciak, chiedendo nuove riprese per limare sfumature. La sua disciplina era quasi un manifesto: meno social, più studio. Eppure, non appena le luci del set si sono spente, la linea tra lavoro e sentimenti è diventata sottile. Perché quando la carriera accelera, il cuore diventa la prima vulnerabilità. Nel mondo del gossip lo ripetono da sempre: il punto debole di una stella è il cuore. E proprio mentre l'onda di Sandokan cresceva, l'amore ha bussato alla porta con un'urgenza che nessuno aveva previsto. L'unione con Özge è esplosa nei titoli con aggettivi scomodi: proibita, illogica, fuori tempo. Non per ciò che erano l'uno per l'altra, ma per come tutto appariva all'esterno. L'immagine costruita da Gökberk, quella del professionista misurato, sembrava incrinarsi ogni volta che un post appariva all'improvviso o una frase trapelava a bruciapelo. In particolare nella stampa europea, che lo stava scoprendo come attore di fascia internazionale, le notizie sentimentali hanno coperto la voce dei progetti. Dove ci si aspettava un annuncio su nuove produzioni dopo un titolo solido come Sandokan, si leggevano indiscrezioni, illazioni, foto rubate. E così la domanda è cambiata: non più dove andrà, ma ha appena bruciato l'abbrivio? Perché la relazione con Özge è stata criticata così duramente? La prima ragione è il tempismo. Con Sandokan ancora caldo, con i telefoni dei produttori che suonavano, aprire una storia capace di dividere le tifoserie ha trasmesso l'idea di una bussola che vacilla. La seconda ragione è lo stile comunicativo. Piccoli sfoghi, cenni velati, racconti indiretti e contraddizioni sui social hanno scalfito quell'alone di mistero che Gökberk aveva protetto con cura. La terza riguarda l'etichetta del proibito. Nel circo mediatico, anche un semplice equivoco può trasformarsi in un marchio difficile da gestire. A quel punto, per difendere l'immagine, lui ha scelto il silenzio tattico e la distanza calcolata. Ma quel silenzio, dal di fuori, è stato letto come una ritirata. È stato davvero un declino, o solo uno stallo? Qui la verità sfuma. La sensazione più onesta è che il ritmo sia rallentato.
I grandi annunci attesi dopo Sandokan hanno cominciato a slittare, i negoziati con i brand sono diventati più cauti, le comparse in pubblico più rarefatte. La conversazione si è spostata dal «che ruolo farà?» al «come va tra loro?». Accade a molti, ma è pericoloso quando stai provando a farti spazio in un mercato globale che pretende disciplina e continuità. L'industria internazionale è severa, non tollera a lungo che il privato sommerga i progetti. E forse per la prima volta Gökberk ha visto con chiarezza il prezzo di un equilibrio che si rompe. Quando passione e rigore non camminano alla stessa velocità, la fattura arriva, e non è leggera. Cosa serve, allora, a Gökberk Demirci? Probabilmente non un amore che lo metta al centro della scena, ma un amore che lo centri dentro. Non una relazione che reclama luci, ma una che le regge da dietro. Non un legame che svuoti, ma uno che dia benzina. Per trasformare il picco di Sandokan in una nuova base stabile, serve pace emotiva, costanza, motivazione quieta. Sandokan ha mostrato cosa può fare, ora il compito è tenere quel livello, non solo raggiungerlo a fiammate. Il vero amore, nella vita di un attore, dovrebbe essere una spinta, non un freno. Oggi Gökberk ha un bivio evidente. Ha nelle mani due possibilità. Archiviare Sandokan come vetta irripetibile e difenderla come un trofeo, oppure usarla come primo gradino di un percorso ancora più ambizioso. Il fattore decisivo non saranno solo i copioni che sceglierà, ma anche le persone che sceglierà di avere accanto. Perché il suo caso lo dimostra, il talento accende, ma sono le scelte emotive a regolare la fiamma. La storia con Özge è stata un errore? O un passaggio formativo? Forse entrambe le cose. Quel che conta è se lui ne è uscito con gli occhi più chiari e le spalle più larghe. Se sì, può diventare più forte di prima. Chi ha seguito Gökberk fin dagli inizi sa quanto la sua traiettoria sia stata costruita con pazienza, set quotidiani, ruoli in crescendo, la fermezza di non strafare. Sandokan ha cristallizzato anni di preparazione in un ruolo capace di parlare a più paesi e lingue. In parallelo, però, la vita sentimentale ha lanciato segnali irrisolti. Una vicinanza intensa con Özge, poi distanze, poi ritorni, poi ancora la tentazione di nascondersi. Ogni passo ha generato un eco, e l'eco ha invaso lo spazio dei progetti. Da qui la percezione di una frenata. Ma una frenata è anche l'attimo in cui scegli la corsia successiva. Guardando avanti, il punto non è smettere di amare, ma imparare a farlo con la stessa cura con cui si studia una parte. L'amore che serve a Gökberk non è quello che impone la direzione, ma quello che incoraggia il passo. Non quello che fa rumore, ma quello che dà ritmo. Nel suo caso, amore motivante non è uno slogan, è il tipo di alleanza che lo spinge a svegliarsi prima, a cercare il dettaglio, a chiedere di nuovo l'ultimo ciak. E questo vale anche per Özge. La complicità giusta non chiede vetrine, si nutre di risultati. Se entrambi riscriveranno le regole della loro vicinanza, la stessa stampa che oggi si concentra sulle ombre potrebbe tornare a parlare di luce. C'è anche un aspetto più sottile. Dopo Sandokan, tante voci hanno cominciato a dire «vediamo se regge». L'industria osserva in silenzio i secondi capitoli. Il pubblico, invece, è impaziente. In mezzo, c'è l'attore, con i suoi giorni buoni e quelli storti. È qui che si gioca la partita vera, scegliere ruoli che allunghino la linea, non che la interrompano, accettare un'attesa strategica, ma non lasciarsi ingoiare dalla pausa, tornare a parlare con il lavoro prima che con i post. E quando l'amore bussa, chiedergli di sedersi accanto, non al volante. Il cammino di Gökberk non è finito, anzi. Se Sandokan è stato il banco di prova, il prossimo progetto sarà la conferma. I produttori guardano i numeri, ma rispettano la coerenza. Le piattaforme cercano volti che sappiano attraversare generi e lingue. Il pubblico premia chi non molla allo scoglio della prima tempesta. E qui si torna al cuore della nostra storia. Se Gökberk trasformerà la lezione di questi mesi in nuove scelte lucide, la sua traiettoria potrà non solo riprendersi, ma accelerare. La conclusione, però, non è una sentenza. È una constatazione: l'amore perfetto è quello che arriva al momento giusto,
con il passo giusto. E la carriera perfetta è un'illusione. Esistono percorsi coerenti, costellati da scarti, riprese, aggiustamenti. Gökberk ha mostrato la sua vetta con Sandokan, non per caso. Disciplina, studio, maturità, la parte giusta al momento giusto. Nel privato, quello stesso equilibrio a volte è mancato. Oggi ha ancora strada davanti. Con i progetti giusti, con legami che lo rendano più solido e non più fragile, con un timing che non opponga il cuore al set, può trasformarsi in una presenza stabile sulla scena globale. Forse la chiave non è frenare l'amore e spingere la carriera, ma farli marciare insieme. Perché il successo da solo non basta. Servono il tempo giusto, le persone giuste, le emozioni giuste. Gökberk ha rivelato quanto valga con Sandokan, a tratti, ciò che è accaduto fuori dal set ha oscurato quel potenziale. La relazione con Özge lo ha reso più felice o più solo? Questa risposta appartiene solo a loro. Ma una cosa la sappiamo, gli amori vorticosi possono far tremare perfino i percorsi più solidi. Ciò di cui ha bisogno non è un sentimento che rubi la scena, bensì un patto che lo rimetta sull'asse, che lo renda più disciplinato, più produttivo, più forte. C'è una nuova stagione che può aprirsi, nuovi copioni, nuove sfide, nuove sfumature. Sandokan non è la fine, con i passi giusti, può essere il vero inizio. Il borsino del gossip si spegne quando parlano le scene, quando una prova toglie aria alle chiacchiere. Ed è lì che Gökberk, se lo vorrà, può riportare la discussione dove era all'inizio, sul lavoro. L'amore, intanto, non deve sparire, ma trovare il suo respiro silenzioso. E se Özge sarà parte di questa ritmica, la storia potrà essere riscritta in modo meno rumoroso e più incisivo. Voi che ne pensate? Gökberk Demirci ha davvero fatto un passo indietro per amore, o siamo davanti a una pausa passeggera prima del prossimo salto? Qual è il tipo di amore che, secondo voi, può spingerlo in avanti senza fagocitare i suoi progetti? Ditecelo nei commenti. E se questo sguardo dietro il sipario vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi e attivate le notifiche. Ci vediamo nel prossimo video, sempre qui, su Celebrita dalla Turchia, dove i retroscena non dormono mai. A presto!